Ben ritrovati a tutti e buongiorno, qui da Radio Rossonera, lunedì 29 gennaio del 2024, obbligo di riscatto che ormai è una sorta di mattino Milan da 2 settimane a questa parte. Enrico Boiani, ciao! Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eh sì, sono in teoria 29, 30, 31, gli ultimi 3 giorni di calciomercato. Insomma, ne abbiamo parlato veramente poco di calciomercato in questo mese di obbligo di riscatto, un pochino all'inizio con gli arrivi di Gabi e Terracciano. Per una settimana ha tenuto banco la telenovela, perché quello era, di Buongiorno. Poi un'infinità di nomi sondati, piaciuti, scartati, eccetera, eccetera, sul difensore centrale, e invece alla fine Harris, a meno di clamorosi ribaltoni, insomma, non so se si farà altro, ecco. Un'infinità di nomi usciti per la difesa, un'infinità di like a questo video, a questo obbligo di riscatto, quindi mettete mi piace, iscrivetevi al canale, lasciateci un commento, diteci la vostra, mi raccomando, fatelo qua sotto, attivate la campanella per tutte le notifiche. Sì, però siamo arrivati al 29 gennaio, tra 15-16 giorni in teoria Malik Ciao torna in gruppo. Le partite rimaste di vera emergenza sono quante? 3, 4, forse anche meno, non lo so. E onestamente mi sembrerebbe veramente superfluo a questo punto andare a prendere un difensore. Se dovessi essere in emergenza hai Simic, che ti ha dimostrato che può far bene, anche se l'allenatore non lo vede, e eventualmente Teo, che per un'altra partita magari lo può fare. Gabbia, secondo me, da quando è tornato sta giocando il miglior calcio, tra virgolette, della sua esperienza al Milan, nel senso che lo vedo molto più convinto dei suoi mezzi rispetto diciamo, alla parentesi prima del Villarreal. E quindi ti direi che in questi 2 giorni di mercato non andrei a intervenire, cioè, ma non penso che si interverrà. È uscito il nome di Demiral. Cioè, per cosa serve? A cosa serve? Quali partite dobbiamo mai giocare con Demiral che gli altri non possono giocare? Quali trofei dobbiamo vincere, a parte forse l'Europa League in questa stagione? C'è l'Europa League. È l'unico appiglio rimasto ormai, perché Si punta alla veramente Coppa, Henry. sì, cioè mi fa piacere che ci svegliamo oggi capendo che al Milan resta la Coppa, tra l'altro nemmeno la Champions League, cioè la Coppa UEFA, una volta si A chiamava me Coppa fan UEFA. volare questi titoli, cioè. Pioli fissa il nuovo obiettivo, che non c'è rimasto un cazzo, cioè data proprio papale, che cosa dobbiamo fissare? Non è che stiamo decidendo di migliorare una cosa, tralasciare un'altra, e quella sarà il nostro primo obiettivo, cioè non c'è rimasto niente se non consolidare il posto Champions. Esatto, cioè per Perché questo del resto li dico, abbiamo cioè, falliti tutti. che emergenza devi Cioè, affrontare, cioè quali competizioni insormontabili devi vivere? Forse nessuna. Hai l'Europa League in cui giocheranno i titolari e va bene così. il terzo posto in campionato sembra al sicuro, il diavolo ora si dedicherà all'altro torneo, provando ad andare avanti il più possibile. Questa è Gazzetta dello Sport di oggi. In realtà deve ancora arrivare, l'Europa League non è proprio dietro l'angolo, quindi prima di tutto bisogna andare a Frosinone. Il primo obiettivo sarebbe iniziare a non prendere 2 gol a partita, che già schifo non farebbe per una squadra che in questo momento, queste sono qualche statistica di DAZN, oggi magari le andiamo ad ampliare e un pochino anche a spiegare nelle motivazioni del perché il Milan è l'8ª difesa della Serie A, ha concesso 25 gol, 206 tiri, 93 da palla inattiva, tra l'altro, un'enormità. Praticamente un tiro su 2 quasi da palla inattiva, rigori concessi 4, vabbè, duelli aerei vinti 49%, e vabbè, è anche lì. Ma ne parleremo magari al talk di questi numeri, di una nostra fase difensiva che credo che sia alla fine quello
che più ci sta penalizzando il motivo per il quale in questo momento il Milan non è lì insieme all'Inter e alla Juve a provare a giocarsela, non è più lì in Champions League, non è più in Coppa Italia, non è più. Sì, perché parliamo poi di errori dei singoli, di Theo che sbaglia il rigore, di Giroud che sbaglia il rigore, di tante Che è cose vero, cioè. che effettivamente è vero. Però cioè io da quando ho memoria non ha mai vinto il campionato la squadra, o quasi mai, non mi ricordo onestamente, la squadra col miglior attacco. Cioè, il campionato l'ha sempre vinto la squadra con la miglior difesa o al limite con la seconda miglior difesa, cose del genere. Non ricordo di una squadra che, diciamo, faceva dell'attacco e del segnare un gol più dell'avversario il suo mantra, che poi ha vinto il campionato in Italia negli ultimi X anni. Cioè onestamente non lo ricordo. E quindi i problemi nascono da lì. Il Milan non può prendere 2 gol a partita e poi diciamo puntare il dito verso gli attaccanti che non ne fanno 3. Cioè non va bene, non è questo il modo giusto, perché non sta pagando e non ha pagato e ripeto, storicamente non paga mai. Quindi ci accorgiamo oggi che il 29 di gennaio che resta l'Europa League, tra l'altro un'Europa League che innanzitutto deve affrontare il Rennes che è in un buon momento, non è la squadra fantasmagorica, ve No. l'abbiamo sempre raccontato, ma ha ritrovato un Terrier dopo il lungo infortunio che sta entrando in forma e quindi è una squadra che vive un buon momento, punto 1. Punto 2, agli ottavi rischi o il Leverkusen o il Liverpool o altre squadre un po' più attrezzate. Quindi con calma, cioè non è che siamo già in finale e dobbiamo giocare una partita per vincere la coppa, ci sono altri 3 turni. Andiamo con molta calma. Ed è l'unica roba che resta, cioè quella è la roba che deve far riflettere, perché non lo so, per tanti motivi probabilmente. Tra l'altro stavo guardando, in effetti il Rennes da quando è ricominciato il campionato a gennaio ha, vabbè, la vittoria in Coppa di Francia col Guingamp, e va bene, e ha vinto con il Nizza, ha vinto con l'Olympique Marsiglia in Coppa di Francia e ha vinto con il Rennes, con il Lione venerdì. Poi sabato la partita con Montpellier, poi insomma ce ne sono altre 3 prima della nostra, anche perché come detto non è che proprio dietro l'angolo l'Europa League, sì, sta arrivando ma non è proprio domani. A proposito di singoli, ieri c'è stata un passaggio, poi parliamo un attimo dell'allenatore, perché normalmente non di Pioli, dell'anno prossimo. Leao, mai pensato di andarmene, con Ibra siamo un in più, è incredibile. Questo è un piccolo estratto dell'intervista ieri a Che tempo che fa in occasione dell'uscita del libro Smile proprio di Rafa, parlato un pochino a 360 gradi, ovviamente in maniera molto leggera, d'altronde è un'intervista, diciamo così, televisiva più che sportiva, ecco, era un po' a 360 gradi su Rafa, sulle sue origini, su come è cresciuto, i suoi vari spostamenti in giro per Europa tra Francia e Italia, e poi insomma, ha parlato ovviamente anche un pochino di Milan, Henry. Sì, è stata un'intervista, a me è piaciuta, è stata molto leggera, tranquilla e scanzonata. Ho letto già una marea di moralisti, no, il classico è prima di pensare alla TV deve pensare al calcio, facesse gol, non segna X tempo, e non ne posso dire che sono stufo di certi commenti, ragazzi, che c'è anche altro oltre al mondo del calcio nella vita. Cioè, poi noi viviamo con il calcio perché siamo qui tutti i giorni a parlarne, ma c'è anche altro nella vita oltre al calcio, eh. Cioè, vi do questa breaking news che anche i calciatori, chi più evidenza, chi con più evidenza, chi meno, possono avere anche altro nella vita. E Rafael Leao è uno che ha tanti interessi. Lo ha dimostrato ieri, ha parlato veramente di tante cose, dalla moda, dalla musica, della sua storia. A me è piaciuta l'intervista, è stata molto carina, leggera e mi auguro che tanti possano leggere il suo libro perché secondo me capiremo un po' di più la persona. Il calciatore in tanti non lo capiscono,
no? Perché dicono: ma con quel potenziale lì, ma con quel talento lì". Però, secondo me, leggendo il libro forse riusciamo a capire meglio la persona e allora a capire qualcosa in più del calciatore. A me il passaggio che mi è piaciuto di più è stato quello su, insomma, su Ibra, su Maldini, su chi lo ha aiutato, chi gli è venuto incontro, si vede che son persone che hanno influito nella crescita di Rafa, sia Paolo che Zlatan. Si vede che sono persone che lo hanno tenuto più sul pezzo rispetto ad altre. Quindi mi è piaciuto che ne abbia parlato. Veramente un minuto sulla questione allenatore del prossimo anno, detto che forse sarebbe anche, diciamo così, giusto iniziarci a pensare, magari il 29 gennaio ancora non è propriamente la cosa principale, insomma, siamo ancora all'interno di una stagione con tante altre cose da fare, eccetera, eccetera. Però c'è da prendere magari una decisione, diciamo così, di pensiero, non so nemmeno come definirla, proprio di ragionamento a monte da fare per l'allenatore, più che per il nome in sé, proprio l'ideologia, cioè che tipo di allenatore andare a cercare. Se è un allenatore che cresce con te, se è un allenatore alle prime armi, se è un allenatore che ti fa rendere i giovani, se è un allenatore che ti vuol far vincere domani mattina, è una sorta di primo spartiacque. Bisogna prima capire che allenatore vogliamo l'anno prossimo, che tipo di Sì. allenatore. Sì, che tipo di allenatore si può volere al Milan se non uno che ti fa vincere le coppe e vincere trofei? Perché onestamente il tempo delle mele, te lo ripeto e sottolineo, in cui veniamo da anni e anni e anni di debiti, anni e anni e anni di giocatori mediocri, è finito. Non Già. siamo più il Milan diciottenne coi brufoli che deve andare per la prima volta al ballo della scuola. Siamo il Milan che è cresciuto, siamo il Milan che si mette la giacca e la cravatta la mattina, prende il caffè alle 6:40 e va a lavorare. Quindi dovremmo lavorare. E quindi nel mondo del calcio lavorare vuol dire vincere, competere, rimanere lì, arrivare in fondo alle competizioni fino a maggio. Poi perdi, poi magari perdi, però arrivare in fondo alle competizioni fino a maggio, aprile. Cioè questo deve fare il Milan. Sono stufo di buttare via obiettivi a ottobre, novembre, gennaio. Non va bene. Io voglio un allenatore che tenga tutti lì sul pezzo. Thiago Motta è un bravissimo allenatore e te l'ha dimostrato nero su bianco, uomini su campo, te l'ha dimostrato sabato sera, che è un Mm. bravissimo allenatore. Perché con Ebischer, Christiansen, con tutto il massimo rispetto, Urbanski, ti ha messo in piedi quella partita lì. Perfetto, benissimo. Però io credo che il Milan abbia bisogno d'altro. Credo che il Milan abbia bisogno di un allenatore che a questi ragazzi che sono forti li tenga sul pezzo, li faccia rendere, li faccia performare e li faccia capire che cos'è il Milan. Cioè, dal punto di vista proprio dell'importanza e del non dover sbagliare. Poi non so cosa ne pensi tu. Il Milan dovrebbe puntare a vincere ogni tanto, cioè, non a tutti i costi, perché lo sappiamo, non è che bisogna andarsi a indebitare fino al collo, ma nemmeno essere a novembre e fare spallucce se si è terzi, ma sì, tanto è comunque una buona stagione se si arriva terzi. No, una stagione se si arriva terzi con questa rosa non va bene, non va bene. Se sei il Bologna che a un certo punto ti ritrovi quarto a novembre, dici, cacchio, gran stagione. Se il Milan è staccato a novembre e a gennaio lo è ancora di più dalla vetta, dici, forse no, non è una gran stagione questa. Ma tant'è. Siamo arrivati in chiusura. Ci ritroviamo tra poco per tutto il resto dei nostri appuntamenti, dalle 11 con Chiama Milan, alle 13 Lance, 16 Talk e 19 con la lavagna tattica. Ciao. Sì, non abbiamo detto niente, ma nulla ancora su Yannick Sinner, ma l'abbiamo Bravo. postato sui social di Radio Rossonera ieri e credo ci sia poco da dire perché ha meritato, ha vinto e è un Ha vecchio vinto. cuore che fa sempre bene e credo che
dobbiamo essere contenti e che in passato anche qui ci sono state delle critiche forse un po' troppo affrettate su di lui e sono contento che abbia zittito tanti. Ciao.